Salve, oggi andiamo a vedere in questo articolo con video, andiamo a vedere un accessorio dell'azienda Aqua Computer che è sinonimo di grandissima qualità e chiaramente poi potete vedere da voi tutto ciò che è possibile trovare di questa grande produttore situato in Germania. Comunque oggi dedichiamo questo articolo al Fireberg 360 che è esattamente questo oggetto qua. Come vedete costa 50 euro più la spedizione, sono su 10, poco, insomma 10-15 euro di spedizione in tutta Europa, più o meno il prezzo è quello, meno inviato in Germania, e questo permette, questo è il kit che viene venduto insieme. Questo permette di poter avere, oltre che il controllo delle strisce RGB, anche di poter avere l'effetto Ambilight che poi vedremo in seguito tramite video, insomma, per bene con tutto il suo software. Sono partito da qui prima di mostrarvi nell'unboxing e il funzionamento di questo piccolo controller. Sono partito da qui perché in caso lo vogliate acquistare volevo darvi prima before to buy, perché Aqua Computer offre tantissime soluzioni, però una cosa c'è da stare molto attenti, che è quella prima di acquistare avere per bene in mente di cosa abbiamo bisogno. Perché questo lo dico? Perché in questo caso qui vedete che noi abbiamo tutti i cavi dedicati e tutto, abbiamo due strisce LED che possono essere valide se magari si vuole avere un minimo effetto, non lo so, magari sul case o anche sul monitor, però chiaramente che per poter avere un effetto Ambilight, come vedremo dopo, bisogna avere un effetto praticamente che contorna tutto il monitor, e quindi viene da sé che con due strisce sole questo non si può avere. Di conseguenza bisogna farlo prima, perché sennò si paga 2 volte la spedizione dopo. Bisogna per forza anche andare a cercare, come in questo caso e come ho fatto io. Ecco che qui abbiamo il kit Lighting Set for Monitors 60 Addressable LED. Quindi abbiamo le 4 strisce che praticamente vanno a coprire il back del monitor per poter dare l'effetto Ambilight. Ripeto, io mi sto focalizzando su questo perché poi per tutti gli effetti magari, non lo so, o del case o dove volete voi, insomma, si può utilizzare tranquillamente anche LED di altre aziende con i suoi connettori. Comunque ecco, io voglio rimanere su loro perché innanzitutto, come vedete bene, i cavi sono grossi, il tutto è di qualità, però ecco, voglio solo dirvi di questa parte qui, è solo per farvi capire, pensare bene prima di completare un ordine. Allora, io infatti ho ordinato anche questo, però sbagliando, perché come potete capire queste sono 4 strisce della solita lunghezza e quindi sarebbero adatte per un monitor quadrato. Di conseguenza, con le 2 che abbiamo nel bundle possiamo coprire la parte lunga del monitor unendo le altre 2 del kit con i soli LED. Questo io l'ho fatto, però in questo caso qui mi sono scordato di acquistare quelli che praticamente potevo connettere i 2 cavetti, i due LED, mancavano i 2 connettori che ho questi qui, che poi ho ordinato a parte ancora e quindi ho pagato 2 volte la spedizione per poter avere praticamente in quel modo lì avere 6 LED, ovvero sia 2 sulla parte lunga e 1 in verticale sulle parti più strette del monitor 16 noni. Quindi questa parte qui è solo per far vedere, va bene, il sito, e magari ci dato un'occhiata a tutto quello che hanno, perché veramente merita come qualità, sono veramente un'azienda leader e top quality. Però ecco, prima di procedere a un ordine pensate bene e casomai contattatemi, così si vede insieme cosa serve per coprire a modo la vostra esigenza e non dover fare più ordini per un unico indirizzo.
Ecco, questa è solo la parte iniziale, diciamo il before to buy, e poi chiaramente nel proseguo dell'articolo vedremo tutto quello che si può fare con tutto, insomma, buona parte di quello che si può fare questo piccolo attrezzino che è il Firebird 360. 360 perché sono 360 LED, quindi sono 4 canali, quindi sono 90 LED per canale, quindi potete controllare 90 LED per canale. Ecco, questa è la parte introduttiva del before to buy e qui si conclude e poi passiamo a vedere il prodotto e il software e tutti gli effetti che si possono avere. Passiamo adesso a vedere il prodotto Aqua Computer Firebird 360. Chiaramente l'ho già aperto, quindi non sarà un unboxing di quelli classici con tutto per bene, con tutto confezionato. Qui abbiamo le due strisce che abbiamo visto prima, il librettino delle istruzioni, il Firebird 360, i cavetti e le viti per poterlo collegare in un case tramite viteria. Questo che non è il caso che andiamo a vedere oggi. Questo è il prodotto che viene alimentato via Molex. Qui c'è il LED di status per vedere se è connesso o no, e abbiamo 4 canali da poter utilizzare con strisce non le proprietarie. Qui invece abbiamo i 4 collegamenti per quelle proprietarie. Qui abbiamo i vari sensori, ovvero sia se uno volesse collegare non lo so, la temperatura del liquido, quindi varia, poi collegato tramite la suite che vedremo dopo, il software di gestione, quindi praticamente cambia il colore dei LED a seconda delle varie temperature, si possono scegliere fino a 4 sensori. Qui ci sono un altro connettore per per il flow, ovvero sia se per dire abbiamo come ho io che controlla quanti litri all'ora gira il sistema di raffreddamento con loop custom, chiaramente deve essere Aqua Computer, quindi praticamente nel caso abbassassero, che non ci fosse un flow del liquido corretto, questo te lo segnala, quindi è possibile collegare questo sensore. Questo Aquabus è un discorso un po' più complesso, lasciamo da parte, tanto è proprio per puristi di Aqua Computer. E qui abbiamo invece la connessione, il cavetto che permette di connetterlo tramite header sulla scheda madre USB. Questo è il cavettino che connette qui e tutto poi viene riconosciuto tramite la suite. Abbiamo del prodotto, abbiamo una gomma per di protezione, come vedete la mascherina, e quindi è anche abbastanza protetto. Senza questo invece possiamo vedere che abbiamo i 4 fori per le viti che abbiamo visto prima, per poterlo, ecco, che mi è caduto, per poterlo collegare, insomma, dove più preferite. Tolto il prodottino, che è veramente piccolo, però ecco, una cosa devo dire è che effettivamente, come si nota, come dicevo anche prima, la qualità sia delle saldature che anche il PCB molto spesso, sia dei cavi, come vediamo, insomma, sono decisamente spessi e fatti solidi, insomma, si sente sono solidi. Questo mi dà sempre molta garanzia nei loro prodotti. Questi sono i 2 connettori che vanno collegati per le 2 strisce LED che troviamo nel kit. Per molti magari possono essere anche troppo spessi questi cavi e sono anche duri, però insomma danno sempre un segno di grossa qualità.
queste sono le due strisce che diciamo sono più adatte a un case perché sono controllate singolarmente, quindi non per avere un effetto Ambilight. Per quanto riguarda le strisce LED sono 15 LED chiaramente programmabili, perché 15 per ogni, si possono avere al massimo fino a 6 LED collegati, che sono appunto, come vedremo dopo, quelli che vanno dietro il monitor, perché sono 2, 4 e 6 in lunghezza, 2 per i lati lunghi e 1 per il lato verticale. Qui i LED sono solidi, fatti veramente bene, hanno copertura in silicone e hanno anche sono con le calamite per poterle attaccare eventualmente ai case, oltre che avere la striscia adesiva, che io però preferisco sempre non utilizzare perché mi piacciono più lasciarli integri. Infatti userò il nanotape che da una parte sola lo utilizzerò dietro il case. E quindi diciamo che possiamo avere, per ogni linea possiamo avere 90 LED controllati, quindi sono 360 in totale, come appunto il nome Farberg 360. Messo da parte il device, andiamo a vedere invece il kit che facevo vedere prima, il kit per avere l'effetto Ambilight. Ecco, innanzitutto vediamo che il cavo è molto lungo, chiaramente perché deve partire dal device e arrivare dietro il monitor, per cui è un cavo decisamente lungo. Anche qui chiaramente la qualità è esagerata, e come facevo vedere prima, in questo caso abbiamo 4 strisce LED che sono uguali alle 2 che abbiamo nel kit, però sono 4 per coprire un monitor quadrato, più le 2 si va a fare il monitor 16 noni. Queste vanno collegate come vediamo, ecco una cosa che io non avevo visto all'inizio, c'è in e out, quindi giustamente va seguito il discorso di in e out. Sono collegati tramite questi connettori, e che però io ho dovuto ricomprare gli altri due per collegare ancora i 2 che avevo nel bundle iniziale, quindi per poter averli tutti collegati e avere praticamente un cerchio completo, in modo che possa coprire tutto il monitor. Niente, questo è il piccolo unboxing e per vedere cosa viene fornito in tutto il bundle completo. Si va sui 100 euro completo di LED, controller e tutto, però devo dire che nei 100 euro la cosa fondamentale è poter avere accesso alla suite di Aqua Computer, Aqua Suite, che poi vedremo in seguito quando andremo a vedere la parte dove c'è la personalizzazione, e diamo uno sguardo anche a quel software che è veramente unico e fatto veramente come Dio comanda, anche se occupa molte risorse. Sinceramente va a incidere abbastanza su un processore per essere un software. Allora, in questo momento abbiamo collegato il Molex al Farberg, abbiamo collegato la presa USB, connettore USB, e l'abbiamo portato sul header della scheda madre, come vedete qui. Fortunatamente se ne può collegare fino a 4 di questi qui, che non sono doppi ma sono singoli, per cui fino a 4 si possono collegare, perlomeno sulla mia scheda madre, che è una Z690 MSI Unify. E adesso passiamo a installare i LED sul retro del monitor, per poi dopo passare a vedere com'è l'effetto. Allora, prima di tutto colleghiamo il cavo, che come abbiamo visto è abbastanza lungo, ovvero sia per me che va tranquillamente da dietro il monitor, e
da dietro il monitor al bench table e colleghiamo sul primo sensore. Ricordo che abbiamo possibilità di avere 90 LED controllati per ogni canale, quindi sono 4 canali, quindi 4x9 sono 3,60. E chiaramente noi quello che bisogna fare è bisogna andare a prendere l'in di ogni cavetto, quindi in questo caso andiamo a mettere l'in qui. Ora non vi sto a mostrare tutto il processo, e poi andiamo a mettere, partendo, in questo caso io parto dall'alto qua, anche perché poi dopo insomma possiamo gestirli come vogliamo tramite il software, e andrò a collegare, in questo caso allora abbiamo, come detto prima, dobbiamo collegare 2 su questo lato qua, quindi abbiamo in, out, mettiamo il suo piccolo connettore che ho dovuto comprare a parte come detto prima, in out, e prendiamo l'altro cavetto in e colleghiamo in serie, così che poi da avere, ora dovrò sovrapporli un attimo, vediamo qual è la soluzione migliore, e comunque ecco, non vi sto ora a far vedere le varie bestemmie su come metterli per bene, però ecco, il funzionamento deve essere questo. Ok, alla fine e con qualche bestemmina sono arrivato alla fine. Ho utilizzato comunque alla fine dovuto utilizzare gli adesivi sotto, che tra l'altro sembrano veramente solidi, che non è poco. Come sempre accade, il lato B non è sempre il migliore a vedersi, però ecco, questo è il risultato finale. Ho dovuto sovrapporre questi 2 LED perché era leggermente troppo lungo, quindi non riuscivo usciva fuori dal monitor. Comunque sono riuscito, ho sovrapposto questi 2 e questi 2 di qua, quindi dopo vedrò nel software come impostarlo al meglio. Ho messo anche qualche parte del nastro nanotape che è trasparente, quindi avevo già provato e non va a influire, insomma, perlomeno minimamente va a influire sugli effetti, giusto per dare un pochino più di solidità e per evitare che magari i cavi vadano a coprire i LED. Ribadisco che tutti queste prolunghe e connettori sono di altissima qualità, e questo ve gli va riconosciuto, che vengono fatti dei prodotti davvero molto molto validi. Ora andrò a cercare di assemblare il tutto per bene, casomai poi dovrò togliere tutti questi cavi in modo che risulti non così, che risulti un pochino più pulito, anche se poi dovrò sistemare tutto il retro a breve, per cui sarà da smontare tutto e spostare la scrivania e fare tutto. Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Comunque, questo adesso è installato, sono installate tutte le strisce a coprire il retro del monitor. Ora così vedremo qualche effetto, tanto viene tutto controllato dal secondo monitor, e in modo che da avere perlomeno gli effetti non ambilight, però gli effetti come si vedono insomma i LED e la luce. Prima di approfondire, entrare nel software, volevo specificare una cosa che è molto molto importante. Come abbiamo visto prima nella presentazione, insomma, dove mostravo nell'unboxing, diciamo, dove mostravo i LED, vi ho detto che sono 15 LED per ogni striscia. Se andiamo a vedere l'impostazione in questo caso del primo, che è, come abbiamo visto, è impostato su colore rosso, ora lo metto bianco,
forse si vede meglio sul secondo che è più vicino. Andiamo a metterlo. Ok, ecco, abbiamo impostato il primo, ora cancello il secondo, scusatemi, così andiamo a vedere solo il primo. Quello che è fondamentale comprendere è che il software, il software, come vedete, lui controlla, come vedete va su, sono 15, come vedete il contatore va su, sono 15, praticamente corrispondono a tutti i LED. Quindi ora se io per fare una prova vado a, scusate ho sbagliato parte, vado a ridurre questo, lui dovrebbe ridurre i LED visibili. Come vedete sono meno adesso da una parte o dall'altra. Questo fa sì che dove abbiamo sovrapposto i due LED, chiaramente lì non vengono contati doppi, perché magari ne considerò 14 da una parte e 14 dall'altra, in modo da averne 28, visto che due sono sovrapposti, o per avere o perlomeno mantenere il centro. Comunque questo era giusto per far capire il funzionamento prima di entrare poi nel software e andare a vedere l'Ambilight per bene. Volevo far vedere col monitor disteso tutte le strisce LED per controllo di tutte, però non mi funzionava bene l'applicazione per registrare lo schermo, per cui ho dovuto montarlo, inserire il secondo monitor e via. Comunque così si dovrebbe vedere. La suite di gestione è questa. Qua sopra, come vedete, ci sono impostati come avevo prima l'Ambilight. Ora chiaramente dovrà cambiare, poi dopo vedremo il perché e per come. Comunque vediamo come controllare queste strisce di LED. Non sarà perfettamente a fuoco, sfortunatamente, perché da qui non posso regolare, con questo non posso regolare il fuoco della webcam, però ecco un'idea per farvi capire come funziona il software e come funzionano i LED e quante possibilità di poterli personalizzare abbiamo, insomma si può vedere. Aggiungiamo la prima striscia LED e vediamo che in questo caso qui abbiamo lo switch color, insomma il cambiamento di colore. Vogliamo dare, come vedete ci sono tantissime opzioni, compresa anche la musica, insomma questo poi in caso lo acquistaste poi potete approfondire voi personalmente. Andiamo con un single color e alziamo sul rosso, mettiamo per esempio bianco e viene gestito tranquillamente. Mettiamo un verde. Ora ripeto, mi spiace che la camera non dia un'ottima idea, ecco col blu magari si vede un pochino meglio. E abbiamo possibilità qui di impostare anche la luminosità, e questo controlliamo la prima striscia di LED. Aggiungiamo la seconda, poi dopo con l'Ambilight spiego come funziona per bene questo qui. Chiaramente io non voglio in questo caso entrare dentro la Aqua Suite, perché è software che è immenso, cioè poter arrivare a fare un tutorial su come funziona io penso che sia impossibile, per cui limitiamoci esclusivamente a questo, e casomai dopo faccio vedere solo per come la utilizzo io e cosa lo utilizzo io per quello che è il software di monitoraggio dell'intero sistema. Comunque limitiamoci ai LED in questo caso. Aggiungiamo anche la terza striscia, non le metto tutte e 6 perché le ultime due saranno nascoste, per cui voglio far vedere solo, diciamo, le prime 4 che sono quelle più a vista. Ok, in questo caso abbiamo la prima che abbiamo messo prima come single color, che abbiamo messo il blu. Passiamo al secondo e chiaramente qui si può mettere quello che ci pare, breathing, e cambia col rosso come base. Qui abbiamo la possibilità di cambiare tutti i colori che si vogliono. Qui abbiamo la possibilità ancora di personalizzare, dare come li vogliamo.
data source in caso si voglia regolare verso un sensore, vedete come in caso si vogliono aggiungere quei sensori che abbiamo detto prima, tipo delle temperature o altri, insomma, poi tutto dipende come viene integrato all'interno del sistema Aqua Computer e come viene gestito tramite Aqua Suite. Andiamo al terzo controller e diamogli, non lo so, sequence. Come vedete, insomma, gli effetti sono abbastanza validi, i LED sono di qualità, sia come costruzione che come tipo di luce. Color sequence scanner, vediamo cosa fa questo scanner. Ecco qua, insomma, comunque questi sono, qui potete impostare i due colori che volete, insomma, uno volendo può random color, vedete, avete tantissime possibilità di impostazioni. In questo caso io ho queste qui impostate qua in alto per l'ambilight che avevo prima, 4 strisce, adesso ne ho 6, per cui va impostato tutto, e qui l'ho collegato invece in questo caso al seconda uscita RGBPX, e per ogni uscita abbiamo 4 profili diversi per ogni controller, per cui offre una possibilità di gestione. Chiaramente 4 profili uno li può cambiare come vuole, basta semplicemente con andare qua e abbiamo la selezione dei profili. Qui io ho salvato bianco e Ambilight su quello precedente. Comunque tutta la possibilità di poterli personalizzare come preferite, possibilità di inserirci anche a livello sonoro, non audio, comunque chiaramente potete immaginare come funziona a secondo dei suoni, lui aumenta o diminuisce a seconda, cambia colore a seconda di come li avete impostati. Ecco, questo era semplicemente come fare vedere un attimino come funziona il LED. Chiaramente questi sono più effetti da case, perché insomma ha poco senso mantenere questi effetti dietro a un monitor, insomma non ha alcun senso, insomma questo è fatto esclusivamente tutto questo io per avere l'Ambilight, perché poi degli RGB non mi interessa, e Ambilight invece lo trovo un progetto molto interessante per un'immersione più completa durante gaming o vedere film o quello che sia. Bene, ora sistemo tutto e passiamo poi alla parte finale con l'impostazione del vero obiettivo di questo articolo. Eccoci alla parte software. Ora, peccato purtroppo non so se la webcam mi permette di avere un'ottima risoluzione, però insomma gli effetti che possiamo vedere dietro il monitor si vedranno, l'impostazione la vediamo sullo schermo. Allora, prima di entrare proprio nell'impostare l'Ambilight e il LED insomma dietro il monitor, diamo solo un occhio veloce a quello che dicevo prima di cosa la suite offre. Allora, in questo caso io ho l'Aqua che mi permette di impostare le ventole, che ho 9 ventole e sono impostate su 3 linee diverse, su 3 file diverse, comunque mi permette di impostare la curva delle ventole del processore. Il Vision, che è il water block, va bene, questo siccome avendo il banchetto non l'ho vista, non è che mi serve nemmeno tanto, però insomma c'è il display che è assolutamente tutto personalizzabile tramite la suite. Ho anche il flow, quello per controllare il flow, che viene visto tramite Aqua Suite. Non ha display quello, quindi non ha personalizzazione in questo caso, e quello che viene mostrato invece, che uso sempre sul secondo monitor, è questo praticamente, tutte le frequenze del processore, qui il consumo della GPU, qui il core della GPU, questo è il flow che vi dicevo del liquido,
che scorre, il custom lap, c'è il sensore della temperatura ambiente, il sensore della temperatura del liquido sul flow, vcore, frame rate e tutte le altre specie di... Questo è tutto impostato da me, tutta la, la grafica l'ho fatta io personalmente. Chiaramente potete impostare i colori, potete cambiare la destinazione, perché in questo caso no, facciamo solo per farvi dare change data source, abbiamo quelli dell'Aqua Computer Service, HV Info, quindi si può impostare e prendendo la sorgente da tutti questi software a disposizione. Bene, questo era esclusivamente per darvi giusto un'idea veloce di quello che può fare la suite, e chiaramente più oggetti vengono aggiunti e tutto viene sempre controllato tramite questa suite qua. Quindi chiudiamo questa e torniamo adesso al Farberg 360. Prima di personalizzare i LED, una cosa molto importante: per cambiare poi i profili bisogna andare su Playground e impostare, dare un nome, una specifica al profilo. In questo caso qui ho il white sul numero 1 e lui parte da quello, e chiaramente quando viene letto, viene letto dal Farberg 360 il profilo bianco o il profilo Ambilight. Questi vengono poi selezionati tranquillamente qui dal tray, eccolo qua, white e Ambilight. Si può scegliere il default profile, ovvero sia io comincio sempre avendo un retro del monitor in bianco, per poi passare all'Ambilight quando io vado in gioco. Si può anche impostare il trigger in automatico, lo switch, quando tu magari entri in gioco, lui rientra con le rules, lui fa partire l'Ambilight di per sé. Quindi importante, il profilo non va selezionato, cioè va impostato prima su Global Profiles e poi qui li mostra, e poi va regolato qui e vedremo in seguito come. Allora, in questo caso io ho collegato alla porta 1 di uscita dei sensori, e ricordo, come avevamo visto prima, che abbiamo 6 strisce LED da 15 LED ciascuna. Come ho detto, i due sovrapponibili sulla parte lunga dello schermo hanno 2 LED per parte che sono sovrapposti, quindi in pratica abbiamo 28 LED leggibili. Quindi in questo caso io vado ad aggiungere LED control, parte sempre da dove è connesso il primo sensore, dove esce il primo in, di lì parte il conto dei LED. Si può invertire volendo anche, quindi magari facendolo partire dal fondo e facendolo partire. E in questo caso, per non fare confusione, andiamo subito a impostarli. Andiamo subito a impostare il single color, così in questo caso è rosso, e lo andiamo a mettere bianco, che come vediamo già un LED, solo un LED così fa quella luce che vediamo dietro. E abbiamo in questo caso però 14, postiamo su 14, che uno prendiamo di là e uno prendiamo di qua, e praticamente sono 28 LED disponibili. Andiamo ad aggiungere il secondo LED, mettiamo anche questo single color, giusto, in questo caso lascio rosso per farvi vedere come cambia la situazione. Abbiamo detto sono 28 LED, e in questo caso abbiamo, come vedete dietro, abbiamo una parte bianca, la parte iniziale bianca e la seconda parte che è rossa. Devo poi sistemare per bene qua sopra, che si vedono dove ho messo il nastro, il NATO tape, per
per tenerli che mi fa praticamente fa riflesso, mi dà un po' di fastidio. Vabbè, questi sono piccoli aggiustamenti finali che finché non l'avevo visto per bene di fronte non lo potevo sapere. Bene, invece sulla parte verticale andiamo ad aggiungere la terza striscia di LED, sulla parte verticale aggiungiamo single color, cambiamo colore anche qua, in questo caso sfruttiamo tutte e 15. Poi dopo regolo per bene dietro, sfruttiamo tutte e 15 e andiamo a cambiare, mettiamo una blu, come abbiamo visto si è acceso la parte blu sulla parte sinistra del monitor. Qui per ora stiamo facendo solo l'impostazione dei LED, andiamo a mettere un altro single color che è il primo della parte sotto, in questo caso mi dà il rosso e qui siamo sempre a 14. Poi questa cosa qui la regolo per bene, dopo vediamo la regola per bene, che l'ho fatto a occhio perché prima non ne avevo meno, non le avevo che si sovrapponevano, per cui questa è una cosa nuova anche per me perché le ho appena montate. Mettiamola verde, l'altra mettiamo verde anche questa, no? Vabbè, quello che sarà. Ok, questa di quel colore, mettiamo verde anche questa. Scusate. Ah, qui non ho messo il single color, quindi andiamo a mettere single color, andiamo ok, e diamo controllo verde. E infatti ci siamo. Manca solo l'ultima parte in modo da andare a coprire tutti i 60 LED. Poi ripeto, ora dopo controllo dietro, la regolazione LED per LED la vado a fare, come per dire questo spazio qui non ci deve essere, per cui lo devo riguardare per bene come funziona in questo caso. E andiamo a dare impostazioni single color anche qua e dal rosso che diamo un arancione, più scuro di arancione, ecco qua. Quindi abbiamo regolato tutti i colori, questi però li ho solo regolati come single color. L'unica cosa, ora in questo caso qui, io non voglio avere che sia attivo su tutti i profili, quindi questo ricordatevi sempre che va impostato sempre striscia per striscia, quindi ogni striscia ha la sua impostazione, quindi questo qui sarà, no, questo devo fare, quindi sarà il profilo 1 che è come questo, ok? Poi ripeto, con la single, per bene me lo faccio proprio per conto mio, comunque questo vi rende perfettamente l'idea, secondo me. Mi danno veramente fastidio questi. Questo teoricamente, seguendo il profilo, come abbiamo visto nel Global Profiles, è il profilo bianco. Quindi se io, come ho detto, lo volevo bianco, qui abbiamo single color, 1, bianco, 2, bianco, 3, bianco, 4, bianco, 5, bianco, 6, bianco. Ecco, in questo caso qui ho il background del monitor come voglio io. Poi chiaramente se uno si vuole divertire, abbiamo, non lo so, non si vede molto perché c'è tutto il bianco, però sta
e qui uno poi si sbizzarrisce quanto vuole in queste impostazioni, con la musica o come vuole. Ok, e questo non è il discorso Ambilight, chiaramente. Quindi andiamo a impostare, tutti sono attivi sul profilo 1. Andiamo a impostare l'altro profilo. Ok, facciamo prima tutti 6, 4, 5, scusate, e 6. Bene, ora da qui vado a impostare il profilo con l'Ambilight. Passiamo adesso a vedere finalmente l'effetto Ambilight. Quindi noi cominciamo ad andare ad aggiungere la prima striscia di LED. Andiamo su, selezioniamo la Ambient e si è spento tutto. Allora, come vediamo qui abbiamo Display Area Top, infatti il top perché si parte da dove sono collegato, il primo dove sono collegati i cavi, il cavo in entrata, e parte così. La cosa fondamentale è che lui deve riconoscere la GPU. Allora, io facendo tutte le prove, vabbè, ho la 4070 Ti Super, per cui bisogna, se 1920 x 980 non è quello perché è il secondo monitor, quindi devo trovare un 2560 x 1440. Io so già che è questo perché chiaramente l'avevo già fatto prima, quindi la prima striscia di LED, se vedete, si comincia a intravedere qualche segno di colore. Andiamo a fare una prova con, ecco, vedete che comincia a dare, chiaramente l'abbiamo solo sul lato destro in alto in questo caso. Come si può anche, questo poi mi serve dopo per quando vado a regolare per bene le due strisce, perché chiaramente il range di questa qui è diverso, come si può selezionare la larghezza, anche si può regolare. Questo poi sono tutte regolazioni che uno le fa all'ultimo, però in questo caso noi siamo solo a vedere come impostarlo, e LED Controller 7 va solo sul secondo profilo, che è quello, come abbiamo visto nel global prima, del Ambilight. Andiamo ad aggiungere la seconda striscia e anche qui impostiamola solo sul secondo. Ecco, ora forse in questo caso io dovrò impostare quel range per poterlo avere. Sicuramente perché no, è solo parte di qua, scusatemi. Quindi questa va così, mentre la prima dovrebbe andare, quindi lo faccio live questa. Ok, quindi dovremmo esserci. Per la seconda però non ho impostato la GPU corretta, e in questo caso dovremmo avere perfettamente le due strisce funzionanti. Eccoci, come vedete iniziamo a avere, l'ho fatto magari a schermo Ale, e qui ci siamo. Quindi le due superiori sono già regolate, poi per i due LED che sovrappongono me la vedo io più tardi. Andiamo ad aggiungere la striscia di sinistra in questo caso, quindi torniamo sempre su Ambient, selezioniamo Left perché come vediamo qua è relativa a quella striscia là, selezioniamo sempre la solita GPU e si è attivata anche la LED di sinistra, ancora qui.
Preferisco farle sempre uno a uno le verifiche, perché se non lo fai per bene a volte magari non parte una, poi non vanno tutte insieme. Come vedete non viene visto molto perché c'è il secondo monitor, però l'effetto LED funziona. Ecco qua, che ora lo vediamo per bene, che si illumina tutta la parte sinistra. Perfetto. Torniamo torniamo alla prima dei LED sotto. Vedete, si è già illuminato, però non è quello che ci serve in questo istante. Andiamo a regolare l'ambient e si spenge perché non trova selezionata la GPU. Andiamo a selezionare la GPU, prendiamo un bottom e in questo caso andiamo al 50% sulla parte sinistra. Ecco che si accende la parte sotto, come vedete. Quindi andiamo ad aggiungere l'altro LED, che è in questo caso siamo sul GPU corretta. Mi sembra che facciano più di tanto. Sì, no, funzionano. Ecco, no, ora si vede bene. Ecco, doveva arrivare per bene il colore là. Ora si dovrebbe vedere più chiaro ancora. Eccoci. Ecco qua l'effetto, perfetto. Bene, quindi non ci rimane altro che l'ultima impostazione. L'ultimo LED, andiamo a regolare, mettiamo subito Ambilight, ok, e quindi adesso non ci rimane altro che selezionare la corretta striscia e andare a impostare. Allora, quello che non ho finito di fare prima è di regolare i profili, quindi siamo su bene, e qui ci siamo. Questo per farvi vedere, siamo sul profilo 2, torniamo all'altro profilo, era quello bianco, e qua ci siamo. Brightness è anche troppo, abbassiamo il brightness, no scusatemi, sì, il brightness questo, però questo è solo di un LED, scusatemi, questo è il globale, come vedete ci siamo, qui non siamo su, ecco, non era questo il white che volevo io. Ora io ho messo single color, va bene, però questi si può rotating rainbow, posso mettere single color tranquillamente, scusatemi. Ok. E via discorrendo. Torniamo sul profilo Ambilight, che è questo rosso. E non so, io forse potrei, per fare un'ultima, non so che si può mettere un altro test Ambilight diverso. Vediamo un po' questo. Veramente non ho la versione premium
YouTube, per cui ho... Ecco. Direi che va perfettamente. Una cosa che è abbastanza importante è di avere il monitor casomai più vicino possibile alla parete per migliorare avere appieno il servizio Ambilight. Io sono abbastanza distante per questo tipo di effetto, però insomma l'effetto si vede. Come avete visto, interrompiamo perché credo di averlo fatto vedere abbastanza. Come avete visto, vabbè, io conosco già la suite, però è un pochino, non è così semplicissima perché ha la possibilità di essere impostata in ogni modo possibile, per cui ci vuole di perderci un pochino di tempo, però ecco, si può fare veramente di tutto. Non lo so, io non sono un grande esperto di RGB, però come qualità di prodotto, come possibilità di personalizzazione, come effetto e come solidità di software e tutto, perché effettivamente non dà mai noia a niente se non quello di appunto di incidere sulla CPU, sulle prestazioni un pochino, però ecco, a parte quello è un software che è perfetto, non dà fastidio con niente, non si blocca, sempre aggiornato e tutto. E ci accedete sempre tramite uno dei device che Aqua Computer ha. Credo questo lungo approfondimento, e l'ho voluto fare perché quando l'ho acquistato, primo per dare un input su come acquistare e stare attenti per non dover ordinare due o tre volte perché manca qualcosa. Poi perché ho trovato pochissime informazioni al riguardo. Aqua Computer è un'azienda che lavora molto sulla nicchia, su pochi ma buoni, per cui non è di massa, e per dare un pochino di visibilità a un prodotto che merita sotto ogni aspetto. E poi, come avete visto, cioè, possibile, io ho scelto la soluzione Ambilight, però ecco, avendo 4 canali e 4 profili diversi per canale, uno si può, con anche strisce di LED non proprietarie, Aqua Computer, si può sbizzarrire in ogni modo e impostare gli effetti luce, magari del case con l'audio e o delle ventole, insomma, capite bene quali possono essere le prospettive che si aprono. Poi chiaramente ci sono anche gli splitter, insomma, e tutto funziona sempre alla perfezione senza problemi di compatibilità o altro, e fastidi non ne dà mai. Per ogni cosa che ho utilizzato loro va compreso un attimino il meccanismo e l'implementazione con l'Aqua Suite, ma poi per il resto è una garanzia e una solidità fuori dal normale, oltre che la qualità. Ho visto dei soli controller che costano delle cifre che sono rimasto rabbrividito, poi con dei software che sono, lasciamo stare, tipo quelli di altre aziende, Asus, Corsair e via discorrendo, che sono veramente dei cancri. Ecco, voglio dire, a questo punto meglio spendere 100 euro con LED compresi, con 6 LED strisce comprese, e avere un software fidato così e una qualità di questo tipo, che spendere cifre per dei controller che poi ti portano a installare solo bloatware. Bene, io ringrazio per avermi seguito, perché questa è stata lunga, però spero vi sia stato utile. È stato utile a me farla perché per passione e per piacere. Mi è stato utile, ho capito anche delle altre cose che non avevo capito per bene prima. Per cui vi ringrazio di nuovo e alla prossima con un'altra. Mi sta arrivando una cosina di quelle che sogno da una vita. Anche questa è roba di nicchia.
Bene, vi ringrazio, alla prossima, ciao. Alla fine, chiaramente, come cosa comporta in gioco? Questo è quello che poi si ha. Che dà un effetto. Vabbè. Chiaro, non è una cosa necessaria, però ecco, è un effetto che è molto piacevole a vedersi mentre si gioca, insomma, la sua atmosfera la fa. Detto, non è, per me non sono cose necessarie né questo né gli RGB, però ecco, questo mi dà, perlomeno non lo so, mi dà qualcosina di più che avere solo gli effetti LED a giro a destra e a sinistra, personalmente. Per cui sono molto contento di averlo acquistato e vabbè, di averlo anche aver approfondito per me e per voi questa lunga analisi. Bene, ora vi saluto davvero. Ciao, ciao, grazie.